L'altra volta, per mancanza di tempo e perché ho fatto delle digressioni, mi sono scordato di dire delle cose che adesso passerò a raccontarvi. Intanto vi dico che sto leggendo di nuovo per l'ennesima volta questo libro di Robert D. Kaplan, Viaggio al futuro dell'impero, la trasformazione del Nord America nel secolo XXI. È un'opera molto interessante, cercatela in italiano, perché dice della disgregazione dell'impero nordamericano. È stato scritto, prima edizione, marzo 1999, e quindi c'ha 26 anni, 27 anni quasi, anzi più di 27 anni, perché marzo 99. Allora, grazie all'infinita saggezza di Donald Trump, gli Stati Uniti si trovano in una buona posizione, in una ottima posizione, perché si sono andati a cacciare in questo conflitto regionale tra Iran e il suo socio regionale, che voi sapete qual è, però che non posso nominare perché i supremi algoritmi, ai ai ai, pensando che, diciamo, facendo della pressione sull'Iran avrebbero potuto cambiare il regime. Allora in qualche modo hanno galvanizzato, hanno incitato i manifestanti a difendere i loro diritti civili, però non sono intervenuti quando ci sono state le repressioni alle proteste. La cosa ha trovato molti critici anche tra gli statunitensi. Non hanno saputo approfittare di quel momento, e poi hanno pensato che fare qualcosa ai danni del supremo leader, l'ayatollah Khomeini, il secondo supremo leader che ha avuto Iran, avrebbe potuto, diciamo, decapitare il regime e li avrebbe obbligati a trattare un cambio di regime. Invece così non è avvenuto. Lui stesso ha voluto rimanere nel suo appartamento o nella sua mansione, ben sapendo che gli avrebbero lanciato un missile, perché i persi, anche, cioè, da quando storia è storia, hanno questa mentalità dell'autoimmolazione, quindi della mentalità del sacrificio portato all'estremo, e il culto dei martiri. Quindi già c'aveva una certa età, avrà pensato: il mio martirio può essere capitalizzato dal regime, può essere un sacrificio per la causa. Siccome certo grado di fanatismo ce l'hanno, e guardasi il caso Salman Rushdie, adesso non ho con me qui un libro e non mi va di andarlo a cercare, però se voi farete una donazione qua in chat, super grazie, sticker, chiedendomi che io vi parli dell'opera di Salman Rushdie, soprattutto versi satanici, del quale già del quale libro già ho parlato in video passati, allora può darsi che farò un video su quel libro o su altri figli della mezzanotte, fate un po' voi. Però dicevo, siccome hanno il culto dell'immolazione, dell'autoimmolazione,
l'essere riusciti a colpire il supremo leader della rivoluzione islamica iraniana, l'ayatollah, che non mi ricordo come si chiamava, ha sortito l'effetto contrario. Poi c'è anche un effetto Vietnam. Quando sono intervenuti i nordamericani per far retrocedere i Viet Cong, che avanzavano verso sud, che reclutavano a forza i giovani, se no alla fine finivano con lo sganciare bombe dappertutto. E allora non è che molti nel sud appoggiassero i Viet Cong, anzi erano anticomunisti, soltanto che quando tu rischi di far passare l'idea che stai aggredendo tutto un paese che è stato artificialmente diviso a seguito dell'invasione dell'impero giapponese, i cinesi e i russi hanno liberato Corea del Nord e Vietnam del Nord. Le parti a sud sono state liberate dagli alleati, per quello c'era divisione. In Corea sono riusciti a vincere gli alleati contro i comunisti, in Vietnam no. E perché in Vietnam no? Perché in Vietnam non si riusciva a restare l'avanzata dei Viet Cong, e perché poi si è passati alle spicce, bombardando su tutto e su tutti, distruggendo interi villaggi, facendo abusi. E allora la gente, pur di frenare questo scempio, hanno finito con l'appoggiare i Viet Cong piuttosto che con l'appoggiare gli alleati, come è successo invece in Corea del Sud. E si rischia lo stesso, nonostante le repressioni del regime degli ayatollah e delle supreme guide, di allineare tutta la popolazione dalla parte del regime dal momento in cui tu fai vedere che attacchi il paese in quanto tale. Cioè, se tu colpisci degli elementi simbolici perché rappresentano il paese diciamo far cadere il governo, e la gente a un certo punto dice no, questo non è un attacco contro il regime, è un attacco contro lo stato, contro il paese, contro la nazione. E quindi complimenti, veramente complimenti. Complimenti. Il genio in agguato di Trump ha funzionato brillantemente. Poi hanno voluto mettere degli embarghi sul gas, sul petrolio, chiudere il golfo, lo stretto di Hormuz. Ci hanno rimesso gli alleati degli Stati Uniti e i propri Stati Uniti, con l'economia globale che già soffriva per quella malattia brutta, sporca, cattiva del 19 che ha attaccato il 20. Poi gli inizi delle aggressioni russe in Ucraina, poi quello che è successo in Medio Oriente, no? E infine ci veniva questo conflitto a fagiolo. E prima del conflitto in Iran tra l'alleato degli Stati Uniti, gli Stati Uniti e Iran, e anche alleati regionali come Arabia Saudita, Emirati Arabi, Kuwait, il golfo, lo stretto di Hormuz era aperto, la merce passava, soprattutto i fertilizzanti, senza pagare un centesimo, come succede in qualsiasi parte del mondo, e il petrolio e il gas fluivano senza inconvenienti.
durante il conflitto ci sono stati tutti questi inconvenienti qua. Adesso Trump è riuscito a firmare, a far firmare all'Iran un armistizio. Io non credo che siano negoziazioni di pace, sì, credo che sia un armistizio. Speriamo che la cosa abbia un fine. E come risultato gli iraniani sono riusciti a rimanere con il loro programma nucleare, hanno aperto il golfo come era prima e continuano a vendere il loro petrolio e il loro gas come prima. Quindi che cosa è cambiato alla fine? Anche continuano a vendere gas e petrolio a cinesi e russi, che sono i due paesi con i quali la precedente amministrazione era entrata in conflitto. Adesso si direbbe che il Trump 2, il Trump bis, non vuole stare in conflitto con Russia, ma vuole continuare a stare in conflitto con Cina, con la faccenda già di TikTok, no? Che poi alla fine non si è fatto nulla, credo. È una amministrazione con delle oscillazioni molto frequenti. Voi di tutto questo che ne pensate? Scrivetelo qua nella chat, e quando questo video non sarà più una premiere scrivetelo nei commenti. Cerco di farlo più largo dell'altra volta, perché l'altra volta è venuto un video molto corto, come per snocciolare gli argomenti. Che poi dicevo, forse qualcuno dice che gli embarghi all'Iran era per tagliare il somministro energetico di gas e di idrocarburi alla Cina, che comunque comprava lo stesso gli idrocarburi dove voleva, come voleva e a quanto voleva. E adesso, come novità, che ci sono stati o ci saranno, perché la firma è domani, oggi è giovedì, il venerdì si dovrebbe firmare l'accordo di pace o la tregua, come io oserei definirla, fra Stati Uniti e Iran, e non si sa quello che può succedere in meno di 24 ore. Poi questo video probabilmente lo lancerò in premiere una settimana dopo almeno, che sarà successo qualcosa, però forse lo metterò nella home del canale, così chi vorrà lo potrà vedere prima. Però sempre che l'alleato di Israele nella regione, non so se voi sapete a chi sto alludendo, ma siccome i supremi algoritmi ti possono demonetizzare tutto, dirò che inizia con la I, finisce con la E, almeno in idioma italiano, e c'ha nella sua bandiera, manco a farla apposta, due strisce, e come gli Stati Uniti invece di avere 13 strisce ne ha due, e non ha 50 stelle, ne ha una. Non so se mi spiego, scrivete qua nei commenti della chat, magari con super chat, con sticker, così aiuterete a patrocinare questo video e il mio canale nel caso questo video non sia monetizzato. Scrivetemi a chi sto alludendo. Che Bibi vuole continuare la sua odissea, la sua personale Iliada contro i Filistei, e continua a fare cose bipparde, come direbbe l'avvocato, nel sud del Libano, in Siria, nei territori annessi e connessi, a espandere i territori annessi e connessi. E non so perché ha detto a Bibi Donald Trump, che tanto ne è amico, che se continua così a non accettare che gli Stati Uniti entreranno in pace con l'Iran, lascia solo il suo stato senza copertura, senza denaro, senza armi. È il sogno di molti elettori di Donald Trump. Lo farà realtà? Non lo so. Sarebbe molto interessante vederlo. Molti nordamericani non vedono l'ora che si cessi l'erogazione di denaro e di armi
per centinaia di migliaia di miliardi di dollari allo stato di Bibi. Qua in questo libro lo dice. In Michigan già dagli anni 90 ci sono molti quartieri abbandonati perché c'è la crisi del mutuo. I proprietari perdevano la casa che compravano, dovendo continuare a pagare l'ipoteca, e le banche accumulavano tante di quelle proprietà che non riuscivano a vendere, che ormai vanno in sfacelo, in abbandono. E in Flint apri i rubinetti dell'acqua anche di casse di villette buone, escono idrocarburi nell'acqua. Poi c'è la zombie road in Filadelfia, adesso va di moda il fentanilo, prima era il crack. E viaggio nel futuro dell'impero, la trasformazione di Nord America nel secolo ventunesimo. Leggetelo. È l'occaso degli dei, è l'opuscolo, l'opuscolo è il tramonto del sogno americano, dell'impero americano, del sogno americano. Tutti andavano in Nord America per fare i quattrini. Adesso invece non è più l'Eldorado Nord America, e dopo le cose brutte, sporche, cattive e tanto puzzolenti, come direbbe l'avvocato Catania Francesco, che ha fatto e continua a fare Bibi, da cui persino Donald Trump vuole prendere le distanze, non soltanto lo stato di Bibi, ma soprattutto gli Stati Uniti del Nord America, che lo hanno appoggiato, supportato, sopportato ultimamente, non stanno più gli Stati Uniti nell'elevato concetto che gli si tenevano un tempo. Quindi guarda un po' tu la profonda strategia che hanno avuto, che ha avuto il presidente nordamericano e quelli della sua amministrazione, ultra religiosi, nell'appoggiare Bibi in tutte queste scempiaggini che ha fatto ultimamente, di una lungimiranza unica. Veramente, già gli Stati Uniti stavano andando a fondo, il sogno nordamericano si stava svanendo, ma adesso veramente lo fa a ritmi accelerati. Il sogno nordamericano si svanisce come quella tenue nevicata che può anche accadere una volta ogni tanto a Napoli. Già all'alba inizia a evaporare, non è una neve di 2 metri e non sta in Alaska in inverno, è proprio una spolverata, una spruzzata di neve che già di notte magari sta sopra il livello del congelamento, e quando fanno 2 o 3 gradi di più già quella poca neve sporca a fango e acqua non esiste più proprio. Neanche all'aurora, neanche all'alba già evapora. E quindi ecco, voi che ne pensate? Ancora gli Stati Uniti sono quelli di una volta, degli anni 70 60, della rivoluzione industriale, degli anni 80, degli yuppie degli anni 80, del Wall Street, o il sogno americano degli hippie degli anni 70 60, che uno poteva prendere una chitarra, vestirsi in modo diciamo non conformista, inconformista,
prendere una station wagon Volkswagen e girare l'America, o anche girare all'America facendo l'autostop a dito e guadagnarsi da vivere suonando la chitarra, diventando delle rockstar. Oggi tutto questo non esiste. L'industria dell'arte si è commercializzata al massimo. Vabbè che è sempre stata un'industria commerciale, l'industria dell'arte musicale, ma ormai non c'è più posto per l'improvvisazione, per le stelle nascenti. È tutto programmato. E allora gli Stati Uniti non ti danno neanche la possibilità di sognare. È tutto più artificiale. E poi nel mondo hanno perso la loro reputazione di difensori e paladini, difensori dei diritti umani e delle libertà. Lo si è visto, appoggiano uno stato che va in giro facendo marachelle di qua e di là, su e giù, a destra e a sinistra. L'esempio dell'Iran è classico. Hanno detto che volevano difendere i diritti delle donne, e poi come riescono con degli attacchi mirati a colpire i vertici dello Stato, e non sanno distinguere una base militare da una scuola di bambine, dove sono venute a mancare 150 alunne. Scuola grande, ma un complesso scolastico come non si differenzia da una base militare, da una sede di partito? Nella struttura, nelle infrastrutture, i satelliti che possono osservare qualsiasi cosa. Voi che ne pensate? Lanciate un messaggio qua in chat, magari con super chat, perché per quello che dico forse non sarà monetizzato il video. Io devo comprarmi un cellulare nuovo. Qua in super chat potete comprare un abbonamento, cioè potete comprare un super chat, potete in chat comprare un abbonamento, regalare un abbonamento a un vostro amico, parente, familiare, collega di lavoro, comprare uno sticker, oppure sotto i miei video comprare un super grazie, un abbonamento, o regalarlo. E se comprate un super grazie sotto un mio video anche vecchio che vi è piaciuto, scrivetemi a quale minuto avete ascoltato che cosa, così comprando 5, 10, 20 euro di super grazie io tratterò dell'argomento che vi interessa, farò un sequel. Voi ditemi: Sant'Enchan, in questo video, magari un video di 50 minuti, una live, al minuto 15,30 parli di questa cosa, o al minuto 2,30 secondi, e spiegatemi che cosa vi ha colpito di quello che dico, come lo avete interpretato e che cosa volete che io vi dica al rispetto. E io per 10 euro lo farò. Poi che altro dire, perché adesso sto ridondando. L'altra volta ho fatto un video di solo 10 minuti, adesso rischio di farlo di ore. Dicevo, che perspicacia, che sagacia, che bravo, bravo, bravo Trump, che genio. Con i tuoi interventi, seguendo l'alleato Bibi, in che situazioni stai cacciando il tuo paese? Assieme al paese di Bibi, il tuo paese adesso c'ha una reputazione altissima, magari molto bipparda, come direbbe l'avvocato, ma comunque una reputazione altissima, molto più alta di prima. Sì, bippardamente alta, però alta. Complimenti. A proposito, se voi volete donarmi un cellulare, scrivete nella donazione quale modello, quale marca, e magari donate in corrispondenza, ma contento anche di un Tecno, di un Infinix o di un Nubia. C'è un per filmare dicono che sia buono, basico,
ma con carattere, un Focus 2 Ultra, che gamma media, forse media bassa, dipendendo dalla marca che prendi in considerazione, ma dicono che il Nubia Focus 2 Ultra per fare dei video full hd con un buon sensore sia già abbastanza. Allora, per tagliare qua, per non fare una cosa troppo larga e io essere ridondante, tanto ho detto già tutto all'introduzione, poi magari ci saranno persone per quello che guardano i miei video 5-10 minuti su 30 minuti che durano, perché dico tutto all'inizio, io spoilerizzo troppo. Che ne pensate dell'amministrazione Trump? Che ne pensate dell'amministrazione Bibi? Scrivetelo qua sotto. Scrivete se la sua decisione di andare in conflitto con l'Iran è stata giustificata, perché adesso, cioè domani, non so per chi guarda quando, perché quando guarderanno questo video, adesso questo venerdì, domani firmeranno con tutta probabilità, sempre che Bibi non lo impedisca, il trattato di pace con l'Iran, gli Stati Uniti. Allora si ritroveranno nello stesso punto di prima, golfo, stretto di Hormuz aperto, Iran che può commercializzare petrolio e gas, e adesso addirittura che ufficialmente può riprendere le sue ricerche atomiche per potenziare l'uranio, e che l'attacco, il bombardamento statunitense ai centri di ricerca, ai centrali nucleari iraniane, alla fine è risultato quello che ha dichiarato subito il Pentagono, che non è servito a nulla, perché hanno avuto tutto il tempo del mondo per trasferire il materiale da un'altra parte. Adesso ricostruiscono e riportano indietro. E già il Congresso degli Stati Uniti ha limitato a Donald Trump, al presidente Donald Trump, il potere di decidere autonomamente quando, dove, come, perché, in che forma compiere degli attacchi, che fra l'altro costano miliardi di dollari agli Stati Uniti, perché hanno mandato gli aerei speciali silenziosi direttamente dagli Stati Uniti a volare stratosfericamente, missioni di 33 ore, quindi fate un po' voi rifornimento in volo, e tutto questo è costato tanto denaro, che è la cosa che più preoccupa ai contribuenti statunitensi, al quale Donald Trump aveva promesso nella sua prima campagna elettorale che prima di tutto gli Stati Uniti, la salute degli statunitensi, il portafoglio degli statunitensi, che non avrebbe mai più finanziato lo stato del Medio Oriente alleato suo, fatto campagne militari, si sarebbe ritirato da tutte le guerre e avrebbe ridotto il budget militare. Invece ha fatto tutto il contrario, ha appoggiato Bibi, lo ha continuato a finanziare militarmente ed economicamente, migliaia di miliardi di dollari, e ha fatto interventi militari. Dico interventi militari perché dire l'altra parola che forse ho detto prima, insomma, è il contribuente nordamericano, che è l'elettore di Trump, già con tendenze di ultradestra, si è sentito tradito, si è sentito tradito, e adesso vuole votare uno più fanatico e ultra di Trump, che si ritiri veramente dal mondo, America First, e che pensi soltanto a risolvere i problemi economici del portafoglio nordamericano, perché ai nordamericani non gli interessa gli interventi del Nord America o le vittime di questi interventi, però gli interessa quando questi interventi minano il proprio potere acquisitivo, riducono il proprio salario e il proprio potere acquisitivo, e gli aumenta l'inflazione in casa, e soprattutto adesso hanno, per varie ragioni, la benzina che è la più cara del mondo, quando prima costava pochi centesimi il gallone, adesso costa svariati dollari il litro, non il gallone sono 4 litri. Voi che ne pensate di tutto questo? Scrivetelo qua sotto, condividete il video affinché anche altri possano commentarlo,
e mi raccomando, ci sentiamo alla prossima. Voi che ne pensate di tutte queste cose già dette anteriormente, se siete arrivati a guardare il video fino adesso? Però ecco, mi sentivo, non ho scritto nulla, mi sentivo perché avevo delle cose in mente che non ero riuscito a dire nell'ultimo video dedicato all'argomento, e che questo titolerò come l'altro, perché l'ho fatto solo 10 minuti. Quindi arrivederci e grazie.